La vita può cambiare in un istante. Un giorno pensi di avere tutto sotto controllo, il giorno dopo ti rendi conto che la persona che ami ti ha già voltato le spalle. Mia moglie mi ha guardato negli occhi e mi ha detto: «Se non perdi peso, perdi me». Ma quello che non sapeva è che quel momento non avrebbe distrutto me, avrebbe distrutto lei. Oggi vi racconto una storia di tradimento, vendetta e rinascita. Resta fino alla fine, perché la mia ex moglie ha imparato nel modo più duro che a volte, quando pensi di avere il controllo, sei già caduta nella tua stessa trappola. Non mi sarei mai aspettato che il mio mondo andasse in pezzi così all'improvviso. Non dopo un decennio di matrimonio, una casa costruita da zero e la certezza che mia moglie Diana sarebbe sempre stata al mio fianco. Ma le illusioni non durano per sempre. Diana e io avevamo le nostre routine. I pancake della domenica mattina, le cene tranquille del venerdì nel nostro ristorante italiano preferito e le maratone di film del sabato, dove sceglieva sempre commedie romantiche e io fingevo di odiarle. Non era emozionante, ma era nostro. Eravamo a nostro agio, o almeno così pensavo. Poi sono iniziati i commenti. All'inizio erano sottili, una battuta su come mi prendevo più cura di me stesso in passato, un suggerimento per andare in palestra, una presa in giro scherzosa sulle mie abitudini alimentari. Ho lasciato perdere. Chi non prende qualche chilo col passare degli anni? Lavoravo molte ore nella finanza, mangiare per stress e i drink a tarda notte facevano parte del pacchetto. Ma non si è fermata lì. È diventata più tagliente. Kellen, devi ascoltarmi. Non posso essere attratta da qualcuno che non si prende cura di se stesso. Quella frase mi colpì in modo diverso. La guardai dall'altra parte del tavolo aspettandomi una risata, un modo per sdrammatizzare, ma era serissima. Se non perdi peso, perderai me. Quella fu la prima crepa, il primo segnale che mia moglie, la mia compagna, aveva già preso una decisione. Avrei dovuto discutere, lottare per il nostro matrimonio, ma rimasi lì, paralizzato, mentre lei afferrava la borsa e usciva dalla porta. Quella notte non tornò a casa. La mattina successiva tornò, ma non con delle scuse, bensì con una valigia. «Ho bisogno di spazio», disse. «Devi decidere cosa è più importante, il tuo peso o il nostro matrimonio». Quello fu il momento in cui la persi. O forse non l'avevo mai avuta davvero. All'inizio ero insensibile, poi arrivò la rabbia. Poi qualcosa di peggio, il vuoto. Bevevo. Restavo sveglio fino a tardi, fissando la porta d'ingresso, sperando che tornasse per dirmi che era stato tutto un errore. Ma non lo fece. E poi qualcosa cambiò. Vidi il mio riflesso nello specchio, trasandato, esausto, sconfitto. Forse aveva ragione, forse mi ero lasciato andare. Ma poi mi resi conto: perché mai avrei dovuto cambiare per una donna che non mi amava più? Così decisi di cambiare per me stesso. Ripulii la mia cucina, mi iscrissi in palestra e mi sottoposi a estenuanti allenamenti. Il peso calò, i muscoli si definirono. Migliorai il mio guardaroba, mi feci la barba e un taglio di capelli fresco. E proprio quando smisi di aspettarla, tornò. Bussò alla mia porta, valigia in mano, con un'aria sicura, come se fosse scontato che potesse rientrare nella mia vita. Ma prima che potessi parlare, una voce si sentì dall'interno. «Oh, tu devi essere la moglie di Kellen». Diana sbatté le palpebre, il suo sguardo passò oltre me fino alla donna che stava nel mio appartamento. Alta, affascinante, sicura di sé, con indosso la mia camicia. Si chiamava Jolene. E in un attimo Diana capì che non stava tornando dall'uomo che aveva lasciato. Stava tornando da qualcuno che era già andato avanti. La sua reazione fu immediata. Rabbia, incredulità, poi un maldestro tentativo di riprendere il controllo. «Davvero, Kellen? È questo che hai fatto mentre ero via?» Jolene sorrise, incrociando le braccia. «Aspetta, non eri stata tu a lasciarlo per qualcun altro?» Diana si irrigidì. Lo era. Mi avvicinai, la mia voce ferma. «Dimmi, Diana, com'è andata a finire?» La sua mascella si serrò, ma non disse nulla, perché già sapevo la risposta.
Non mi aveva lasciato per il mio peso, quello era solo una scusa. Mi aveva lasciato per un altro uomo, uno che pensava fosse migliore di me, ma il suo piano era fallito. La relazione non era stata una scappatella. Diana mi aveva tradito per mesi. Lo aveva conosciuto al lavoro, un dirigente ricco e carismatico che le aveva promesso emozioni, passione e una via di fuga da una vita che ormai trovava noiosa. Pensava di fare un salto di qualità. Ma il suo uomo perfetto l'aveva usata e poi scartata come spazzatura. E ora, rendendosi conto del suo errore, voleva tornare indietro. Ma non stava tornando dall'uomo che aveva spezzato. Stava tornando dall'uomo che aveva creato. Diana mi aveva sottovalutato. Pensava di poter rientrare nella mia vita e trovarmi lì, disperato ad aspettarla. Credeva che fossi ancora il povero uomo che aveva lasciato. Ma da quando era andata via, avevo passato ogni singolo giorno a prepararmi per questo momento. Sorrisi, incrociai le braccia. Diana, dovresti andartene. Il suo viso si contorse di frustrazione. Dobbiamo parlare? No, non dobbiamo. Jolene le porse una busta. Documenti per il divorzio. Firmali. Le dita di Diana tremarono mentre prendeva i fogli. Poi il suo sguardo si fece scuro. Aspetta, che diavolo è questo? Sfogliò i documenti. Il viso impallidì. Mi guardò, la paura nella voce. Kellen, tu non... Sorrisi? Oh, ma l'ho fatto. Diana si aspettava una separazione pulita, ma io avevo passato settimane a preparare la mia vendetta. Mi aveva lasciato per un altro uomo, quindi mi ero assicurato che non avesse più nulla a cui tornare. Diana si aspettava una separazione pulita, ma io avevo passato settimane a preparare la mia vendetta. Mi aveva lasciato per un altro uomo, quindi mi ero assicurato che non avesse più nulla a cui tornare. Mentre era via, avevo congelato i nostri conti congiunti, lasciandola senza soldi. Avevo preso la piena proprietà della casa, che ora era solo mia. Avevo raccolto prove del suo tradimento, un'arma perfetta per il tribunale, e, soprattutto, avevo ottenuto la custodia esclusiva di nostra figlia. Diana stava per perdere tutto. Indietreggiò stringendo i documenti tra le mani, gli occhi pieni di panico. «Non puoi farmi questo», sussurrò, la voce tremante. Feci un passo avanti, abbassando la voce fino a un sussurro. «L'ho già fatto». Poi affondai il colpo finale. «Pensavi fossi debole, pensavi di potermi calpestare, ma guarda dove sei ora». Diana deglutì a fatica, il corpo scosso da un tremito. Per la prima volta era spaventata. Stringeva i documenti come se fossero una condanna a morte. Il suo respiro si fece irregolare. La postura sicura di una volta era ormai crollata. Era in trappola e sapeva di non avere più via di fuga. «Kellen, ti prego, parliamone», supplicò, la voce ora più debole. Inclinai la testa, osservandola come se fosse un'estranea. «Parlare?» Scossi la testa con un sorriso freddo. «Te ne sei andata senza voler parlare. Perché dovrei ascoltarti ora?» Esitò, cercando disperatamente una via d'uscita. «Ho fatto un errore», sussurrò, il volto segnato dal rimorso. Jolene, con le braccia incrociate, rise sarcastica. «Ecco la più grande sottovalutazione dell'anno». Diana le lanciò uno sguardo furioso, ma subito tornò a guardare me. «Lo so che ti ho ferito, ma possiamo aggiustare le cose. Avevamo una vita insieme, Kellen. Avevamo una figlia». «Ah, eccola lì!» Stava giocando la carta della figlia, l'unica cosa su cui sapeva di poter fare leva. Ma Diana non era l'unica ad essere cambiata. Le rivolsi un sorriso gelido. «Nostra figlia? Quella che hai abbandonato? Quella che ignoravi anche quando eri qui?» Diana impallidì come se l'avessi schiaffeggiata. Feci un passo avanti, abbassando la voce in un sussurro velenoso. «Sei andata via, Diana, e mentre inseguivi una fantasia, mi sono assicurato che nostra figlia non dovesse mai più chiedersi se suo padre la amasse». «Ho ottenuto la custodia esclusiva», continuai, osservando il terrore farsi strada nei suoi occhi. «Non hai più nulla». Le sue mani iniziarono a tremare. «No, non è possibile», balbettò.
Lasciai che il silenzio si allungasse tra noi, mentre la realtà affondava lentamente in lei. Aveva perso tutto. Aveva scambiato la sua vita con me per un'illusione e ora quell'illusione l'aveva abbandonata. Il suo silenzio mi disse tutto ciò che dovevo sapere. L'uomo per cui mi aveva lasciato l'aveva usata e poi scaricata. Mi appoggiai alla porta, incrociando le braccia. «Che è successo, Diana? Ti ha scaricata, vero?» Le sue labbra si serrarono, il viso teso in una maschera di vergogna e rabbia. Jolene sorrise, divertita. «Oh, scommetto di sì. I traditori non fanno carriera, semplicemente riciclano gli stessi errori». Diana si irrigidì, il viso arrossato per l'umiliazione. «Non sai di cosa parli», sibilò. Ma io lo sapevo benissimo. Durante la sua assenza avevo indagato sulla sua storia. L'uomo per cui mi aveva lasciato non era solo un dirigente affascinante, era sposato. E quando sua moglie aveva scoperto tutto, l'aveva scaricata senza pensarci 2 volte. Il karma aveva fatto il suo corso prima ancora che io dovessi intervenire. Ma non avevo ancora finito. Diana prese un respiro tremante, ancora aggrappata ai documenti del divorzio. «Kellen, ho solo bisogno di tempo, possiamo risolvere tutto», disse, la voce supplichevole. Scoppiai a ridere, una risata sincera e incredula. «Non capisci, vero? Non c'è nulla da discutere, il tuo tempo è finito». I suoi occhi si strinsero. «Che vuoi dire?» Feci un passo avanti, la voce fredda come il ghiaccio. «Mentre tu eri via, non mi sono limitato ad aspettarti. Mi sono assicurato che non avessi più nulla a cui tornare». Il suo viso si fece bianco come un lenzuolo. «Non lo faresti?» sussurrò. «L'ho già fatto», replicai con calma. «La casa? Mia. I conti bancari? Bloccati. La tua reputazione? Distrutta». Avevo inviato le prove della sua infedeltà al suo capo. Diana aveva costruito la sua carriera su un'immagine di donna ambiziosa e impeccabile. Ma nel mondo degli affari i dirigenti non si fidano dei traditori. Il suo telefono vibrò nella borsa. Tremante, lo prese e lo sbloccò. Mentre leggeva il messaggio, il sangue le defluì dal viso. «Kellen, ti prego non farlo», sussurrò. Mi sporsi in avanti, la voce bassa e letale. «Oh, ma lo sto già facendo». Diana era in preda al panico. Gli occhi cercavano disperatamente un'uscita. «Stai rovinando la mia vita», disse, quasi urlando. Sorrisi con freddezza. «No, Diana. Sei stata tu a farlo da sola». Aprì la bocca per ribattere, ma Jolene le porse una penna. «Firma quei maledetti documenti». Diana si irrigidì. Voleva lottare, ma non le era rimasto nulla per cui combattere. Il suo amante era sparito, la sua carriera distrutta, la sua casa e sua figlia non erano più suoi. Aveva perso e lo sapeva. Con le mani tremanti firmò i documenti. E con quel gesto Diana fu cancellata dalla mia vita per sempre. Mentre stava lì, sconfitta, decisi di darle un'ultima pugnalata. «Sai qual è la parte peggiore, Diana?» dissi piano. «Ti amavo davvero. Avrei lottato per te, ma tu mi hai gettato via come se fossi niente». Le sue labbra si schiusero, gli occhi lucidi di un'emozione che somigliava pericolosamente al rimpianto. Ma era troppo tardi. Feci un passo indietro e indicai la porta. «Ora vattene, non sei più la benvenuta qui». Esitò, come se volesse dire qualcosa, ma alla fine raccolse la sua valigia e se ne andò, per l'ultima volta. La guardai sparire. Un turbine di emozioni mi attraversò il petto. Avevo vinto, avevo distrutto la donna che mi aveva tradito. Ma mentre osservavo la porta chiudersi dietro di lei, non sentii nulla, né tristezza né gioia, solo il vuoto. Perché quando ottieni vendetta su qualcuno che un tempo amavi, la vittoria non è mai dolce come te la immagini. Ed eccoci qui. Lei pensava di poter tornare nella mia vita quando tutto le era crollato addosso. Ma quando ha aperto quella porta, ha trovato una verità che non avrebbe mai immaginato. Ora voglio sapere da te. Cosa avresti fatto al mio posto? Avresti perdonato o avresti chiuso la porta per sempre? Scrivilo nei commenti. Sono curioso di sapere la tua opinione. Se ti è piaciuta questa storia,
Lascia un like e iscriviti al canale per altre storie incredibili. Non dimenticare di attivare le notifiche per non perderti i prossimi video.